Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Spero abbiate qualche banana a portata di mano perché se no oggi non ve salva nessuno. Vado contro i miei interessi, ma ve lo dico prima, abbandonate il video, è meglio. Perché signore e signori, finalmente abbiamo tra le mani una cacchio di console con doppio display. E non proprio una consolina così tanto per ridere, perché lei è la Ain Thor, una bestiolina che all'interno ha lo stesso hardware della Odin 2. E mi tocca fare i dovuti ringraziamenti perché il motivo per cui sono riuscito a portarvela oggi è che uno di voi me l'ha mandata per farmela recensire. Quindi ringraziamo tutti quanti Otello che mi ha dato la possibilità di recensire questa bestiolina e portarvi quindi le mie considerazioni al riguardo, anche se sarà un problema ridargliela perché è tipo una delle migliori console che io abbia mai avuto tra le mani. E no, non è un eufemismo, perché voi immaginatevi di avere tra le mani una console con la potenza della Odin 2, ma con un dannatissimo doppio schermo che mi apre un mondo per quanto riguarda tutta l'emulazione del DS e del 3DS. E già mi vedo per l'ennesima volta piangere quando dovrò rimpacchettarla per rispedirla, porco boia. Ed è anche molto interessante vedere come si comporta e come è invecchiato o è migliorato questo processore, perché ormai è in piedi da un po' di tempo, perché sarà lo stesso hardware presente nella Retroid Pocket 6. Anche lei monterà lo Snapdragon 8 Gen 2. Parentesi velocissima sulla Retroid Pocket 6 perché in tanti ancora me lo state chiedendo. Avevano fatto la prima versione, ci ha fatto schifo, l'hanno levata, hanno cancellato tutti gli ordini, ne hanno fatta un'altra, dando però la possibilità agli utenti di scegliere la disposizione della croce direzionale dell'analogico, se sopra o sotto. Loro l'avevano rifatta mettendo la croce direzionale sopra, più del 60% delle persone si sono lamentati, allora hanno fatto un passo indietro e ci hanno dato la possibilità di ordinarla così come la vogliamo. Quindi io mi sono svegliato 2 notti di fila alle 3, mannaggia a loro, per rifare l'ordine, e questa volta anche io l'ho presa con l'analogico sopra, perché più che altro è per curiosità. Finora le Retroid ce l'hanno avute sempre sotto, ne voglio provare una dove è invertita questa faccenda. Non so se me ne pentirò, però ormai è fatta, quindi toccherà aspettare un po' per averla, sicuramente o fine anno o addirittura inizio 2026. Ma bando alle ciance ragazzi, perché di cose da dire ce ne stanno parecchie, quindi iniziamo a spulciarci più da vicino questa Ain Thor. Iniziamo con l'unboxing. Guardate che bella scatola, porca miseria. Non ci dice una mazza, però fa la sua porca figura. Per prima cosa troviamo subito il manualino, se si può dire così, neanche di istruzioni ma delle specifiche tecniche, mentre sotto abbiamo il bollino di qualità cinese, che come al solito questo. Poi invece abbiamo la nostra consolina incellofanata. Mamma mia, questa adesso ce la spulciamo per ben benino. E per ultimo abbiamo il cavetto tra virgolette, perché è gigantesco, USB da entrambi i lati tipo C, griffato Ain, sia per il trasferimento dati che per la ricarica. Bene ragazzuoli, non c'è altro in confezione, ma questa volta non è finita qui, perché in questo caso si nota la differenza tra un poraccio come me e che invece c'ha i sordi, perché il nostro Otello, oltre ad aver preso la versione più potente della console, ha preso anche gli accessori. Per prima cosa l'astuccetto rigido con all'interno 2 kit per montare gli schermi protettivi. È carino il fatto che abbia anche la tasca per inserire il cavo di ricarica, e voi direte ok, ma perché cavolo è così grande se è una console comunque sia a conchiglia tutta piatta? Perché l'astuccio vi permette di portarvi dietro anche il grip in questo caso nero, ma ce ne sono più colorazioni, c'è anche quella bianca, di cui adesso vi do soltanto un accenno perché poi ce lo vediamo meglio nel capitolo delle impressioni. Bene, unboxing finito, mi sono sentito abbastanza povero, quindi andiamo avanti.
È tempo di parlare della nostra protagonista, la nostra bellissima, perché non c'è un altro aggettivo per dirlo, Ain Tor, prima console del marchio ad essere conformato a conchiglia e con doppio schermo esattamente come il Nintendo DS. E primissima console del canale che tratto con il doppio schermo, perché fino adesso comunque ne avevamo già viste altre con il formato a conchiglia. E una delle ultime era proprio la Retroid Pocket Flip. E con lei vorrei fare il primo paragone per quanto riguarda la dimensione, perché le console risultano abbastanza simili nonostante la Tor sia leggermente più grande praticamente in tutto. Però non dimentichiamoci che comunque nella Retroid non c'è il doppio schermo, quindi c'è meno hardware dentro, è normale che siano riusciti a schiaffarla all'interno di una scocca un po' più piccolina. Ma l'aspetto che invece non mi piace molto è il fatto che la Tor, a differenza della Retroid, come si può ben vedere, ha un sacco di spazio tra la scocca e lo schermo superiore. Guardate, ci si riesce a vedere anche attraverso. E questo è un problema non tanto perché rischi di sfrigiare lo schermo, perché comunque rimane sempre bello nascosto e protetto, ma perché te ci si infila di tutto con questo spazio. La polvere, addirittura le molliche, i granelli di sabbia, e ce n'è addirittura di più rispetto a quanto vedevamo sul Nintendo 3DS. E paragonandone invece le dimensioni, quello che fa veramente la differenza è lo spessore, perché se no il livello di ingombro bene o male siamo lì. L'unica vera cosa che cambia è l'altezza della console. Parliamo invece ora dei controlli, perché sono riusciti a schiaffarceli tutti in maniera molto ben organizzata nonostante il poco spazio a disposizione a causa di questo secondo schermo. Abbiamo come al solito le due levette analogiche, ma in realtà All Effect con possibilità di personalizzare la colorazione RGB, entrambe sotto scocca che sporgono pochissimo, una croce direzionale identica spiccicata a quella della Retroid che ha un ottimo feedback e non ha nessun problema nemmeno per la pressione delle diagonali, e i 4 tasti azione in disposizione Nintendo con membrana e ottimo feedback. Oltre a questo abbiamo 2 tasti per simulare il select e lo start che si trovano qua su in alto, e i 2 tasti invece per la scorciatoia home e indietro di Android. Oltre a questo però c'è anche un tastino centrale che si chiama Ain, che semplicemente richiamerà un menu nel display inferiore che vediamo più tardi. Ci sono poi i 2 speaker stereo, mentre nella parte bassa troviamo l'ingresso per la micro SD, l'uscita del jack a 3.5 mm, l'ingresso per l'USB tipo C e la posizione più sfigata del mondo per mettere i tasti di accensione, spegnimento, stand-by e quelli del volume. Voglio dire, mettimeli di lato, porcaccia di quella miseria, guarda quanto spazio, guarda che bella superficie piatta e comoda per quando uno sta così per premere quei maledetti tasti. E invece no, me li metti qua sotto che mi costringe ogni volta a cambiare l'impugnatura per premerli. Nella parte posteriore abbiamo invece soltanto l'ingresso per far prendere aria alla ventolina e lo sfiato invece per buttare fuori l'aria calda. Mentre nella parte superiore sono presenti i tasti dorsali L1 e R1 digitali e L2 e R2 analogici. Analogici si fa per dire perché c'è talmente poca corsa che sembrerebbero quasi digitali. Ne hanno di più addirittura quelli della Retroid, quindi rendetevi conto. Ma prima di parlare dello schermo vorrei un attimo concentrarmi sulla disposizione dei comandi. È abbastanza comoda da impugnare e da tenere quando devi utilizzare l'analogico, visto che principalmente è nata per DS, 3DS, PlayStation 2 eccetera, ma è davvero scomodissima invece purtroppo il fatto della croce direzionale in basso per i picchiaduro, perché sono vicinissimi al fine scocca. Ci si riesce a giocare ragazzi, però chi è un po' più pratico dei picchiaduro, chi sa tirar fuori il meglio da quei giochi con i just frame e roba del genere, qui si troverà sicuramente un po' svantaggiato rispetto alle altre console. E perché questo problema però non è venuto fuori nelle altre console a conchiglia che abbiamo visto fino ad oggi? Proprio per la mancanza del secondo schermo, perché vedete come ha fatto la Retroid? È vero che la croce direzionale è in basso, ma è più centrata, in modo che tu te la trovi nella posizione naturale del pollice. Ma amanti della Tor non demordete, perché è proprio qui che ci viene in aiuto il Mega Grip. Ok, allora, esteticamente fa cagare, non c'è un altro modo di dirlo ragazzi, è bruttissimo. Però la situazione migliora drasticamente. A questo punto riuscite a giocare bene anche ai picchiaduro. Devo dire che
Io non ho le mani né piccole né grandi, sono normalissime. Con il grip qua giù in basso, a questo punto mi sento i dorsali un po' troppo in alto. Il grip migliore sarebbe stato appena più corto. Però è vero che comunque con il pollice riesco ad arrivare dappertutto e con questo affare riesco a cavarmela molto meglio nei picchiaduro, per quanto poi nella parte bassa risulti tutto un po' scomodo con questi cacchio dei tasti ancora più nascosti. So già cosa state pensando, ma sto cacchio di meccanismo a conchiglia stavolta è abbastanza resistente? Allora, devo dire che questa è la console che sembra avere quello migliore. Anche lei ha una doppia regolazione, cioè c'è l'apertura a circa 45 gradi e poi c'è quella invece a 30. Credo quella che vi troverete a utilizzare di più, soprattutto se ci fate retro gaming o comunque in generale ci giocate. C'è un minimo di gioco una volta aperta, ma questo è normale, c'è in qualsiasi console a conchiglia. Però le due plastiche non si muovono quasi per nulla, quindi in questo caso mi viene da dirvi che il meccanismo sembra essere davvero molto ben fatto. Guardate la differenza tra quando vado a chiudere la Thor e invece la Retroid. Avete visto? La Retroid, una volta che arriva ad un certo punto, si chiude tutta di un botto velocemente, mentre la Thor fa la stessa cosa ma in maniera molto più morbida, e questo in una console che aprirete o chiuderete milioni di volte, cioè non ci starete sempre attentissimi alla chiusura, secondo me è veramente un salvavita. Quello che non mi piace è che, visto tutto sto cazzottina di spazio e che l'unica cosa che non fa toccare lo schermo superiore alla scocca è questa parte rialzata, si crea un po' un movimento una volta che è chiusa, vedete? Questa cosa ovviamente non è presente nella Retroid perché qui è tutto bello chiuso e sigillato, ed è leggerissimamente presente sul 3DS, dove però almeno la parte di scocca rialzata è molto più larga rispetto a quella della torre. Per questo che qui si vede molto di più il movimento e qui di meno, perché comunque l'area che tocca è il doppio praticamente di quella della Hein. Capisco che rialzare tutta la fascia sotto gli avrebbe levato ancora più spazio, però cioè qui un po' di spazio ce l'hai, anche mi davi un altro centimetro qui, un altro centimetro qua, secondo me già così riducevi molto questa problematica. Ma parliamo finalmente di quella che è la sua peculiarità, ovvero di questi maledettissimi schermi. In questa Thor abbiamo due display AMOLED, quello superiore è un pannello da 6 pollici, proporzione 16 noni, 1920x1080 Full HD fino a 120 Hz. Mentre il display inferiore è anche lui un AMOLED da 3.92 pollici, proporzione 4 terzi, 1240x1080 pixel. C'è un ottimo contrasto, i colori sono molto accesi, si vede davvero tanto la saturazione in questo caso, e l'angolo di visione è pressoché ottimo da qualsiasi angolazione. A livello di qualità risulta anche superiore a quello della Retroid, che invece ha i colori un po' più freddi secondo me, però in generale sono entrambi degli ottimi AMOLED. La console sul sito è presente in 4 colorazioni, c'è la nera, la bianca, la Clear Purple che è l'unica versione trasparente, e poi c'è questa che chiamano Rainbow. Non è affatto male come colorazione, è una di quelle che io scelgo più spesso, tranne quando c'è quella del GameCube perché quella non la batte nessuno. Comunque, scelte soggettive a parte, è un'ottima console a livello di qualità e di robustezza, per quanto possiamo dirne di quelle con tipologia a conchiglia. L'unica pecca veramente è sto cazzo di schermo un po' ballerino, perché c'ha tutto questo spazio tra le due scocche. Però in generale ci si gioca bene, si tiene bene in mano, forse dà un po' di problemi per i picchiaduro se non ci mettete il grip. Ma visto il poco spazio a disposizione per via del secondo schermo, secondo me ragazzi con i controlli hanno fatto un'opera d'arte. Ma andiamo a vedere cosa ci hanno messo dentro a questa bestiolina. Partiamo col dire che ce ne sono due versioni, c'è quella light per poracci, come me, e poi ce ne sono altre 3 versioni, la base, la Pro e la Max,
dove cambia la RAM e la memoria interna, ma che utilizzano tutte e tre un processore più potente. E parlando proprio di loro, infatti abbiamo lo Snapdragon 8 Gen 2 da 3.2 GHz con l'Adreno 740, che abbiamo già visto ormai diverso tempo fa sulla Odin 2 e che sappiamo essere un processore che spacca i culi. Per quanto ormai a circa un anno di distanza abbiamo visto all'opera il Gen 3 proprio con la Conquer, che non è nemmeno la versione più potente di questa console, però è comunque un ottimo processore che ancora oggi dice la sua, anche perché ormai tutti i driver video sono ben consolidati e quindi a livello di emulazione è pur sempre una bomba. Come RAM abbiamo tre tagli, 8, 12 e 16 GB LPDDR5X a 4200 MHz, come memoria interna 128, 256 GB oppure la Max che arriva a 1 TB. Abbiamo un'ottima batteria, 6000 mAh, ma qui c'è da mettere in conto il fatto che hai due schermi da alimentare che consumano parecchio di più rispetto al normale. Come connettività abbiamo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e come software Android 13 con qualche personalizzazione che vedremo poi tra poco nel prossimo capitolo. E la versione Lite cambia sotto diversi aspetti, oltre al processore e la GPU abbiamo un unico taglio di RAM da 8 GB che però non è più LPDDR5 ma scende a 4, quindi diminuisce anche la velocità. La memoria interna stessa cosa, unico taglio disponibile 128 GB, non più UFS 4 ma UFS 3 e il Wi-Fi e il Bluetooth sono di una versione precedente. Quello che rimane in pratica uguale sono gli schermi, la batteria e la versione di Android. E la cosa interessante è che la Thor Lite monta lo Snapdragon 865, che è proprio il processore che abbiamo visto fino ad oggi sulla Retroid Pocket 5, e proprio questo ci fa capire la differenza di prestazioni tra queste due versioni, perché è esattamente la stessa differenza che c'è tra una Retroid Pocket 5 e una Odin 2, e non è affatto poca. In effetti la sola CPU è quasi 3 volte più potente della versione Lite. Quindi sì, dentro a questo ciaffetto questa volta hanno fatto veramente sul serio. Spendo qualche parolina veloce sul software, non perché non siamo già abituati a console Android, ma perché qui ci sono alcune personalizzazioni legate ovviamente al doppio schermo. La prima è che se premete il pulsante AIN qua giù in basso vi apparirà la dashboard, diciamo così, del controllo della console, dove in primo piano potete vedere i frame per secondo in tempo reale e potete anche cambiare la frequenza del display superiore, potete passare da 120 a 60 fps. Potete cambiare la velocità del processore, avete fino a 3 profili, la standard, la medium e la high performance. Potete fare la stessa cosa per quanto riguarda il comportamento delle ventole, cambiare lo stile dei tasti passando da Xbox a Nintendo, attivare e disattivare la vibrazione oppure selezionare il colore dei LED delle levette analogiche. Mentre nella sezione inferiore, una cosa utilissima, possiamo vedere lo stato delle nostre risorse. C'è la temperatura della CPU, importantissima soprattutto quando giochiamo, la velocità delle ventole, il carico di CPU, GPU, la RAM e quanto stiamo consumando di batteria. In questo caso non stiamo facendo quasi nulla, siamo appena ad 1,5 watt di consumo, quindi troppo durerà. Possiamo inoltre aprire il Task Manager di Android, che ora non ho nulla, e possiamo dirgli invece come vogliamo gestire i due display. In questo caso siamo in doppio, ma io posso dirgli: guarda, voglio soltanto il display superiore, oppure voglio soltanto il display inferiore, magari per risparmiare batteria, perché magari ve ne serve uno solo, non state a tenerli accesi entrambi. Potete anche regolare gli audio, perché sono due audio separati, visto che siamo su Android voi potete lanciare, che ne so, YouTube qua sopra e qua sotto un gioco. E quello che mi manda in bestia è che soltanto da qui potete regolare la luminosità del secondo display. I widget presenti nella parte superiore riguardano soltanto il monitor superiore, vedete? Qui ho quasi levato del tutto la luminosità, qui non è cambiata una mazza. E a me sta cosa ha dato tanto fastidio. Ti sei prodigato per modificare Android con sta roba? Cioè, modifica pure questo, almeno allineale, sincronizzamele. Soltanto da qua sotto lo posso fare, vedete? Se lo muovo da sotto, allora entrambi gli schermi hanno la stessa luminosità. Altrimenti possono lavorare separatamente, che secondo me è una gran cavolata, però vabbè. Io non so nessuno, quindi avranno fatto i loro studi di settore per farli in questo modo.
Al primo avvio vi verrà chiesto se volete utilizzare il launcher di Android oppure quello della Tor. Mi raccomando, mettete quello Android perché quell'altro fa pena e pietà. Perché eccolo, è tipo sta roba qui, che una volta che mettete le applicazioni è vero appare qualcosa, ma lasciate perdere, che sembra proprio fatto da un bambino di 8 anni. E come al solito, se siamo all'interno di un'app o di un gioco, possiamo scorrere lateralmente per aprire il menu veloce, che francamente a questo punto, una volta che avete lo schermino qua sotto, potete anche farne a meno. Questo si può anche disattivare dai widget. Vi consiglio di farlo perché tanto non lo aprirete quasi mai, contando che avete tutte le informazioni qua sotto. Ma non dovete tenere per forza le impostazioni, perché nel display inferiore ci potete appunto anche aprire le applicazioni. Io posso navigare da qua sotto e cercare le mie applicazioni. Nonostante lo schermo sia piccolino, devo dire che si riesce a scrivere bene anche con la tastiera, ma più che altro vi troverete a scrivere molto spesso con la tastiera su questo schermo qua giù in basso, perché quando tenete la console così è scomodo spostarsi qua su per digitare. Quasi sempre utilizzerete questo qua sotto. Il problema è che poi se fate apri, l'app ve la apre qui, invece dovete aprirla dal menu qua sopra. Non c'è la scorciatoia per tornare alla home, che invece è presente qui nello schermo superiore. Nel display inferiore potete fare soltanto l'indietro normale oppure premere il tasto home. Quindi non c'è una grandissima integrazione o personalizzazione di Android con questa questione del doppio display. Certo, c'è di bello che se siete in titoli dove è necessario utilizzare un solo schermo, voi comunque sotto magari potete tenervi anche una soluzione, per esempio in qualche gioco di ruolo, se non sapete dove andare. Ma passiamo al banco di prova, finalmente la nostra amichetta. Con questo processore ormai, come ben sappiamo, è quasi inutile soffermarsi troppo sui vecchi titoli a 8 e 16 bit, ma in generale anche sul primo 3D. Ve lo faccio vedere soltanto per mostrarvi come appare su questo bellissimo schermo AMOLED, che è comunque un 16 noni, quindi non potete sempre strecciare e mantenere le proporzioni massime, però giocando anche in 4 terzi vi rimane comunque una diagonale dignitosissima, che secondo me non darà fastidio nemmeno a chi ha problemi di vista. Ci sono poche vie di mezzo tra 6 e 7 pollici, quindi diciamo che o questo oppure la Odin Portal. Io sinceramente mi ci sono trovato benissimo, e poi come sapete con questi pannelli AMOLED i titoli per esempio del Neo Geo ci vanno a nozze. Potete giocare tranquillamente anche con la PlayStation 1 e Nintendo 64, un primo 3D in Full HD, mantenendo comunque la modalità prestazioni standard, quella più bassa. Vedrete che la console rimarrà sempre sotto i 40 gradi di temperatura e gli FPS saranno quasi sempre al massimo. Possono essere ballerini su qualche titoletto stupido, ma in realtà questo tipo di emulazione non le dà il minimo problema. Portiamo in Full HD anche la PSP, che in questo caso però col 16 noni dice la sua, e in effetti ragazzi è una delle esperienze più belle che potrete mai avere se siete amanti di questa vecchia portatile di casa Sony. Certo, qui pecca un po' il problema di picchiaduro che dicevamo prima, però su tutto il resto, sugli altri titoli, anche quelli più pesanti, anti-aliasing, ci può essere tutto. Qui proprio minima spesa, massima resa. Il Dreamcast nemmeno ve lo dico, Full HD, colori accesi e perfetti, mai un mezzo lag, mai un glitch nemmeno nei titoli più bastardi, temperature contenute e esperienza di tutto rispetto per quanto possa essere inserito all'interno di un 16 noni. Passando invece alle console un po' più pesanti, la PlayStation 2, io ragazzi qui questa volta per vedere se questo processore era invecchiato bene l'ho messa direttamente in 2K l'emulazione, e nonostante io sia addirittura una risoluzione superiore a quella disponibile su questo schermino, però volendola potete giocare sempre in HDMI perché c'è la possibilità di collegarla, devo dire che sono riuscito a giocare alla stragrande maggioranza dei titoli mantenendo la modalità standard delle performance. Poi piano piano, come vedevo che sforzava un po' di più, sono dovuto salire prima alla modalità media per poi arrivare alla massima nei titoli che sappiamo tutti benissimo essere quelli più pesanti, dove ho notato anche un incremento delle temperature che si aggiravano anche intorno ai 70-75 gradi. Però ragazzi qui ci stiamo lanciando Need for Speed Most Wanted in 2K, santa pazienza!
siamo a 4 volte la risoluzione normale della PlayStation, quindi se volete giocarci in maniera un po' più tranquilla potete farlo senza alcun problema. Le ho voluto tirare un po' il collo per vedere fin dove poteva spingersi e, come immaginerete, l'emulazione del GameCube più o meno è la stessa identica cosa. Titoli notoriamente più pesanti e che davano problemi sono riusciti a girare senza alcuno sforzo, non sono mai dovuto andare a cambiare le librerie, le API grafiche tra le OpenGL e le Vulkan, perché quando il processore ha un buon supporto ed è potente non serve, per fortuna, se no diventiamo scemi. E il discorso è ovviamente lo stesso anche per quanto riguarda la Nintendo Wii. Ma siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, cioè vedere come cazzottina si comporta con sto doppio schermo con l'emulazione del DS. C'è un po' da perdere tempo nella configurazione, ma nemmeno troppo, perché ok, qui stiamo utilizzando Melon DS come emulatore, ma non dovete prendere la versione presente sul Play Store, ma il fork presente su GitHub. Che cos'è? Siccome è open source, è una versione dove hanno fatto appunto la modifica che voi nelle impostazioni potete andare ad indicare come volete gestire gli schermi. A livello pratico, ragazzi, è semplicissimo, basta dirgli attiva il secondo schermo e poi nascondere quello che sarebbe stato il secondo schermo virtuale, e ecco che ci troviamo con un'emulazione nel Nintendo DS pressoché perfetta, ragazzi. Ci ho fatto diverse prove e ok, la potenza per far girare il titolo ce n'è a sufficienza. Mi sono concentrato principalmente sull'utilizzo del secondo display, dove ovviamente funziona anche il touch. E diciamo che, a parte qualche titoletto del Nintendo DS dove magari è necessario per forza utilizzare il pennino, mi vengono in mente per esempio, che ne so, il Professor Layton, quando devi proprio disegnare o collegare le cose sugli indovinelli, qui il display è capacitivo e non è resistivo come quello del Nintendo DS originale, quindi cambia un pochetto sia la precisione che la tecnologia. Diciamo che c'è qualche problema fisiologico, ma per tutto il resto, ragazzi, potete emulare tranquillamente tutti i titoli del Nintendo DS perché non vi daranno mai nessun tipo di problema. L'emulazione del Nintendo 3DS più o meno è la stessa identica cosa, dovete prendere anche lì il fork di un altro emulatore, configurare il doppio schermo e poi vi troverete a giocare allo stesso identico modo. Qui però, come sappiamo bene, possono capitarvi titoli con dei glitch, dei rallentamenti eccetera, non dovuti all'hardware ma all'emulatore stesso. Come sapete, visto che già ho troppi problemi, non vi faccio vedere l'emulazione della Nintendo Interruttore, ma sì, ci arriva ad emularla. C'è da mettere mano, come al solito, ai vari driver grafici, però riesce a far girare parecchi titoletti, l'abbiamo già visto sulla Odin. Questa volta però vi faccio vedere invece come si comporta con alcuni titoli del catalogo Steam, perché utilizzando l'applicazione GameHub potete giocare ai titoli che avete già acquistato su Steam. E io sono riuscito, altalenando un po' sia tra la modalità media e ogni tanto quella massima, a giocare ai miei soliti Metroidvania, ai titoletti un pochino più leggeri. Avevo già fatto la prova sulla Conk e lei riesce a fare qualcosa di più anche con un primo 3D, con il Gen 3. Qui abbiamo il Gen 2 che però secondo me è comunque valido per divertirsi un po' ai titoli più leggeri di Steam. Dopo ovviamente io non ve lo faccio vedere spesso, ma queste console hanno delle velocità di rete di tutto rispetto, quindi se avete un PC con Steam installato potete tranquillamente collegarle con Steam Link e lì a quel punto, ragazzi, giocate in streaming, quindi potete tirar giù tutto quello che riesce a girare sul vostro PC. Spero per voi che la vostra scimmia non si sia già finita le banane, perché adesso parliamo dei prezzi. Non sono ai livelli dell'Aya Neo, per fortuna, però non è nemmeno economica, perché la versione Lite parte da $249, la base sta a $299, la Pro a $349, mentre la Max, che è proprio questa che ho io oggi tra le mani, costa ben $429. Allora, fermi, parliamone. Premesso che per noi è un buon momento per acquistare in dollari perché il cambio è abbastanza favorevole, poi però c'è la questione della dogana che ci aggiunge un ulteriore 20%. Ma escludendo questo problema di noi europei, perché purtroppo ste cose le fanno in Cina, da noi non le fanno, mannaggia loro,
I prezzi non sono poi così spropositati, perché immaginatevi che stavolta dovete pagare non uno ma 2 display, dei nuovi costi di progettazione, perché comunque la prima console a conchiglia con doppio display ci può stare che abbiano alzato un po' di più l'asticella, ma dove secondo me ci hanno veramente azzeccato è nel dividere la console per tutte queste fasce di prezzo. Se vi interessa unicamente il retro gaming, PlayStation 2 senza troppe pretese e l'emulazione del DS, potete anche prendere la Lite e ve la cavate con la versione più economica. La versione base invece vi dà le stesse identiche cose ma con un processore più potente. Questo che significa? Che le console che potete emulare sono quelle, ma volendo potete fare un upscaling superiore o vi darà meno problemi sui titoli più pesanti. E qui è dove mi viene il primo dubbio, perché non so se consigliarvi di spendere $50 in più per un processore che non so se sfrutterete, perché comunque con soltanto 8 GB di RAM, se ti interessa veramente l'emulazione di console superiore alla PlayStation 2, mediamente se ne occupano 10-11. Per questo a quel punto ti toccherebbe andare almeno sulla versione Pro, ma lì cominciano a essere dolori a livello di prezzo. E il discorso che mi viene in mente è: vale la pena spendere più di $300 per una console con un form factor nato apposta per il DS e il 3DS? Dici ok, io però oltre a quella voglio giocare anche a tutte le altre console, anche quelle più potenti, anche ai titoli Steam, allora prendo la versione più potente. Sì e no però, perché c'è da vedere se vale la pena, perché comunque un conto è giocare a certi titoli con questo format e un conto è giocarci con una console orizzontale che è 1000 volte più comoda a livello di controlli, vedi la storia dei picchiaduro. È questa la questione che mi rimane un po' strana. Ha senso creare una console di fascia medio-alta con il formato del DS dove serve un hardware nettamente inferiore per essere emulato? È una bella rottura, però il fatto che ci siano fino a 4 versioni della stessa console vi permette almeno di scegliere in base alle vostre esigenze e soprattutto al vostro portafogli. Ma vediamo cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa console alla fine. Il primo lato positivo sicuramente sono sia il design che la qualità. Siamo vicinissimi ai livelli dell'Aya Neo, quindi nulla da dire. C'è potenza da vendere non soltanto nelle versioni Pro, Max eccetera, ma anche nella Lite, perché abbiamo visto che ci può emulare praticamente di tutto. Mi piace molto il software Wine che hanno implementato per questa nuova situazione di console a doppio schermo, e il fatto di avere un doppio display su un dispositivo Android ci dà veramente un'esperienza multimediale più ricca rispetto a qualsiasi altra console che abbiamo visto fino ad oggi. Quali sono invece gli aspetti negativi? Quello che non mi dimenticherò mai di dirvi, cioè perché cazzo c'è tutto quello spazio tra il display e la scocca che mi crea anche quel maledetto tremolio a destra e a sinistra se faccio pressione. Il problema del D-pad che è troppo in basso, soprattutto per gli amanti dei picchiaduro, che ci costringe ad utilizzare per forza un grip esterno perché altrimenti si lanciano madonne come se non ci fosse un domani. Il fatto che è una console di fascia medio-alta che è un po' sproporzionata per un form factor basato su DS e 3DS, e il fatto che ancora oggi è un po' complicato e non proprio immediato riuscire a sfruttare subito questi due schermi con i vari emulatori, però iniziando a vedersi sempre di più queste console con il doppio schermo magari questa cosa piano piano andrà migliorando. E alla fine di tutto, secondo me, questa Ain Tor come console di fascia medio-alta si merita un buon 93 su 100, perché raga, ve lo dico, Otello, te lo dico personalmente, hai fatto un ottimo acquisto. Da quando ho iniziato a utilizzarla non mi ci sono più scollato, perché sono riusciti a fare una mezza opera d'arte con i controlli, con la dimensione, con i display. Hanno impacchettato, per essere poi la loro prima, un'ottima console a conchiglia con doppio display. Forse sono un po' di parte perché è la mia prima, quindi non ho ancora potuto vederne altre, mi sto muovendo per averne tra le mani qualcun'altra da testare. Ci hanno abituato fino ad oggi a fare pochi rilasci ma azzeccati, vedi tutte le Odin, le Portal, finora quella che è andata peggio credo sia la Loki, che non ho nemmeno mai provato, quindi nemmeno posso dirvelo personalmente se se lo merita oppure no, però con lei devo dire che ci hanno veramente azzeccato. L'unico problema, l'unico neo che mi rimane è sta storia di farla per forza di fascia medio-alta.
Probabilmente, visto il motivo per cui è stata progettata, la versione migliore da prendere è la Lite, però mi puzzano sempre soltanto quegli 8 GB che mi vanno a penalizzare anche un buon processore come l'865, quando sarebbe bastato farne una versione almeno da 12. Te li davo più che volentieri $20 di più, però ne avevo una che mi durava da qui a 3 anni e non mi dava il minimo problema. Non so come aggiorneranno Android, perché oggi c'è il 16, lei ha soltanto il 13, però sappiamo benissimo tutti che mano a mano che escono le nuove versioni, quelle ciucciano sempre più RAM. Se voi dite, una volta che faccio la spesa la faccio per bene, allora prendetevi la Pro, lì la questione cambia e avete anche la RAM sufficiente per emulare sistemi decisamente più potenti. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto, io adesso vado a impacchettare questa consolina per ridarla al suo proprietario, quindi passerò i prossimi 2 giorni a piangere e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!